E bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di chiusura della triade dei ristoranti etnici. Dopo il Messico e dopo il Brasile siamo in Argentina. In quest'ultimo viaggio nel Sud America siamo andati al ristorante argentino El Paso de los Toros, che dà la possibilità di fermarsi anche per un aperitivo. Il locale non è grandissimo, ma l'atmosfera è sicuramente caliente. Ci sono manifesti argentini appesi ovunque sulle pareti e di particolare questo posto è il fatto che è il primo ristorante argentino che ha aperto a Milano nella storia. Tra gli antipasti trovate una serie di empanadas super ripiene e un po' di provoletas, che è un formaggio argentino. Passando alla cucina invece non ci sono moltissimi piatti tipici in realtà, ma la carne la fa da padrona e abbiamo preso infatti una scaloppa di Angus, dei tacos ripieni di Angus e una costina di maiale. Io ho preso un'empanada con prosciutto e formaggio, cotta al forno la mia. Strabuona, formaggiosa. Io invece ho preso l'empanada di carne, ma fritta nel mio caso. Ci sta dentro anche qualche spezia perché è leggermente speziata. È davvero ottima. Sentite il sale, un po' di pepe. Bisogna dirgli queste robe, sennò come fanno a saperlo loro? Infine anch'io ho preso un'empanada fatta al forno come quella del caccia ma piccante. Vediamo. Si sente il sale. Si sente che c'è il sale e c'è anche le spezie, il peperoncino di legno. Si sente. Allora, si sente sì e si sente no. Per adesso non picca. Buono. So refreshing. So refreshing. So refreshing. Allora, testiamo la chimichurri. La chimichurri è prezzemolo, cipolla, peperoni, origano, aceto, paprika dolce, aglio, pepe, olio. Tutto praticamente dentro. Tutto quello che c'era l'hanno messo dentro. Sì, la dispensa. Cuocciola un po'. Sembra l'evoluzione delle spezie della griglia. Olioso ovviamente perché c'è un sacco di olio. Ti dico, ci sta un sacco. Sì, grazie. Sì. Portata principale io mi sono preso una scalottina al vino Malbec, che in realtà è un vino veneto, ricoperto di spezie ovviamente argentine, tutte argentine. Dopo lo proviamo con la chimichurri. Ammettilo che ti piace un po' di via. Sì, chimichurri. Carne molto tenera, si percepisce che è stata cotta a bassa temperatura e lentamente. La taste test, la manioca taste. È buono, no, cazzo! So refreshing. E in tutto ciò è partito il mio dibattito palese un po' lo smandato. Possiamo iniziare. Io invece ho preso le costine di maiale cotte a bassa temperatura e adesso le tastiamo. La consistenza sembra davvero ottima perché qua l'osso si stacca perfettamente, quindi è proprio come piace a me e come dovrebbe essere una costina. Proprio. Queste sì che sono costine vere, altre che Giustamente. Oh la madonna. Fabio, Ma è una magia. hanno paura, guarda qua. Adesso ho fatto una faccia sorpresa sincera. Ah madonna. Allora io invece ho preso i tacos. A differenza di quelli del messicano sono morbidi, non duri. Sono ripieni di Angus, pollo, salsa al formaggio e serviti con guacamole, che adesso proviamo. Sono straripieni, cioè sono proprio belli ciotti. La salsa al formaggio lega tutto. Cioè buonissimo. Anche qua a livello di spezie giusto. Cosa hai preso, Bomber? Allora, ho preso i dolci, tutti e tre diversi, tutti e tre tipici perché hanno dentro il dulce de leche. Il dulce de leche. Io ho preso un creme caramel con il Dulce de leche. ok. Il caccino ho preso un'empanada fritta ripiena Dulce de leche. e Fabio ho preso un'alfa. Dulce de leche. E Fabio ha preso un alfajores che è un dolce tipico argentino con Dulce de leche. La faccia ci sta. Cos'è che si sente? Non riesco a aprire la bocca. Ce l'ho tutto sul palato di sopra. Però è buono. è un caramel classico, però c'è il dulce de leche che lo rende un pochino più pastoso e sa praticamente di caramella mousse. Ci sta, buono. Chiaramente. Ma sai che mi ricorda un sacco? Praticamente mia mamma faceva la marmellata di miele. È fantastico, no, buono, bene. Sembra tornare a essere comico. E anche El Paso de los Toros l'abbiamo concluso
Ultimo ristorante della triade, è andato anche questo, direi, benone. Come prezzo abbiamo pagato 94 euro, quindi 30-31 euro a testa. Forse un po' meno particolare rispetto agli altri. E per la classifica di questa volta abbiamo deciso di non dare dei punteggi alle categorie, dato che soprattutto brasiliano e messicano si equivalevano. Abbiamo deciso di dare un punteggio da 1 a 5 stelle nel complesso. Per quanto mi riguarda do 5 stelle al messicano perché mi è piaciuta la location, mi è piaciuto il cibo, mi è piaciuto tutto, l'esperienza, la tipicità, tutto. 4 stelle al brasiliano perché la carne era fantastica, veramente dei tagli spettacolari, e 3 stelle perché comunque ci sta anche questo per l'argentino. 5 stelle al messicano perché io la cucina messicana ce l'ho nel cuore, quindi per me questo qui sarà sempre al top, dopo il sushi ovviamente, ma non è questo qua il caso. 4 stelle per... sono tentato di darlo questo qua perché le mie costine facevano veramente paura, buonissime, mai mangiate costine così, e chiaramente 3 stelle al brasiliano. Per quanto mi riguarda invece voglio dare ben 5 punti anch'io al messicano, ma ne voglio dare altrettanti anche al brasiliano, perché anche se non abbiamo potuto assistere organizzano esibizioni e balli e danze tipiche, quindi direi che per me si equivalgono. Mentre per quanto riguarda il ristorante di stasera, quindi l'argentino, voglio dargli un bel 4 punti. Stelle. 4 stelle. 4 stelle, allora non confondiamoci le Michelin. lune con le stelle, per favore. Qui adesso comparirà qui di fianco, dove c'è la mia manina, la lista dei punteggi. Ha vinto ovviamente il messicano, senza fare troppi calcoli. Esatto. E nulla. Anche per questo video è tutto. Vi ricordiamo come sempre di seguirci su YouTube, condividere, mettere mi piace e seguirci su Instagram per avere qualche spoiler. Niente raga, alla prossima. Bella raga. Magari facciamo anche una food challenge ogni tanto. La facciamo. Spoiler. Bella raga.